Ciao, sono Arianna, Italian Language Coach, e ti do il benvenuto in questa lezione sui tempi verbali più usati in italiano. I tempi verbali più usati in italiano sono il presente, per esempio io studio l'italiano, il passato prossimo, per esempio io ho studiato l'italiano, l'imperfetto, per esempio io studiavo l'italiano, e il futuro, io studierò l'italiano. Oggi vediamo il presente. Come si forma il presente in italiano? Partiamo dai verbi ausiliari, che sono essere e avere. Io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Avere. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Continuiamo con i verbi regolari, i verbi che terminano in are, ere e ire. Parlare. Io parlo, tu parli, lui parla, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Credere. Io credo, tu credi, lui crede, lei crede, noi crediamo, voi credete, loro credono. Dormire. Io dormo, tu dormi, lui dorme, lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Quando si usa il presente in italiano? Vediamo questi esempi. Il gatto dorme sul divano. Mario mangia una mela. Anna prepara il pranzo. Che cosa hanno in comune queste tre frasi? Esatto! Sono azioni che accadono in questo momento. Vediamo altri esempi. Bevo sempre il caffè dopo pranzo. Lei guarda la TV ogni sera. Marco va in palestra 3 volte a settimana. Che cosa hanno in comune questi esempi? Esatto, sono delle abitudini, quindi si ripetono nel tempo. Altri esempi, terzo caso. Domani andiamo al cinema. Lunedì Maria inizia la dieta. Cosa fai il prossimo fine settimana? Che cosa hanno in comune queste frasi? Giusto, parlano di un futuro molto vicino. Domani, lunedì, il prossimo fine settimana corrispondono a un futuro vicino nel tempo. In questo caso, appunto, usiamo il presente. Vediamo anche il quarto caso. Ecco gli esempi. La bandiera italiana è verde, bianca e rossa. Oggi piove. Roma è la capitale dell'Italia. Che cosa hanno in comune queste frasi? Sono verità assolute. Con le verità assolute utilizziamo il presente. Che cosa hanno in comune queste frasi? Studio italiano da 2 anni. Lavoriamo in questa azienda dal 2015. Paolo fa sport da 10 anni. Esatto,
Sono azioni iniziate nel passato che continuano ancora oggi, continuano nel presente. Vediamo l'ultimo caso. Se piove, prendo l'ombrello. Se mangio troppi dolci, ingrasso. Se studio tutti i giorni, passo l'esame. Che cosa hanno in comune queste frasi? Esatto, sono il periodo ipotetico del primo tipo. Nel periodo ipotetico del primo tipo utilizzo sia nella frase principale che nella frase subordinata il presente indicativo. Ricapitoliamo. Utilizzo il presente per azioni che accadono in questo momento. Per esempio, il gatto dorme sul divano. Lo utilizzo per le abitudini. Per esempio, bevo sempre il caffè dopo pranzo. Lo utilizzo per un futuro molto vicino. Domani andiamo al cinema. Per verità assolute. La bandiera italiana è verde, bianca e rossa. Per azioni iniziate nel passato che continuano oggi. Studio italiano da 2 anni. Per il periodo ipotetico del primo tipo. Se piove, prendo l'ombrello. Grazie per la visione! Questa presentazione ti è piaciuta e ti è stata utile? Allora non perderti il PDF di questa presentazione più 24 esercizi per praticare e un PDF bonus con 60 verbi più usati dagli italiani. Trovi tutto questo nel link in descrizione. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Ciao!